Capita spesso che i miei studenti mi dicano perché stai usando il congiuntivo? Non abbiamo il verbo pensare o credere. Beh, in italiano il congiuntivo si usa con tanti altri verbi e espressioni, ma oggi facciamo un po' di chiarezza. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e oggi parliamo di nuovo di congiuntivo, dato che amate questo argomento sul mio canale. Per questo motivo oggi ho deciso di parlare di alcuni gruppi di verbi o anche verbi particolari che richiedono il congiuntivo e di altri che invece non richiedono il congiuntivo. Credo che questo video sarà molto utile, quindi guardalo attentamente fino alla fine. Ovviamente però se ti piace il mio canale e trovi i miei video utili, non dimenticare di supportarmi lasciando un bel mi piace, questo mi aiuterà tantissimo, e anche iscriviti al canale così non perderai tutti i contenuti futuri. Prima di guardare questo video ti consiglio anche di guardare gli altri video sul congiuntivo che ho fatto sul mio canale e troverai tutte le informazioni qui sotto nella descrizione. Benissimo, adesso siamo pronti per iniziare. Iniziamo dal primo gruppo di verbi che richiede il congiuntivo, i verbi che esprimono dubbio. Dai, questo è facile, perché i verbi che esprimono un dubbio di solito richiedono sempre il congiuntivo. Per esempio, dubitare, credere. Vediamo alcuni esempi. Dubito che Marcello arrivi domani. Dubito che Marcello arrivi domani. Crediamo che tu debba andare da uno specialista. Crediamo che tu debba andare da uno specialista. E adesso passiamo al secondo gruppo di verbi, i verbi di dire e percezione. Normalmente questi verbi non richiedono quasi mai il congiuntivo. Questo perché? Perché stiamo semplicemente dicendo un fatto o percependo un fatto. Però in realtà non fare troppo affidamento su questa regola, perché tante volte non funziona. Infatti noi non usiamo il congiuntivo soltanto per pensieri personali, opinioni, dubbi. No, a volte lo usiamo anche in casi in cui non abbiamo niente di tutto questo. Infatti a volte può capitare che usiamo il congiuntivo con un'espressione che non esprime un dubbio, anzi il contrario. Quindi stai attento, non fare troppo affidamento su quest'idea. Tra i verbi di dire e percezione abbiamo i verbi, ovviamente dire, raccontare, spiegare, giurare, ricordare, accorgersi, vedere e molti altri. Dai, vediamo alcuni esempi. Dimmi cosa vuoi mangiare per cena. Raccontagli cosa è successo. Vi ho spiegato perché non posso venire stasera. Giurami che non lo farai più. Ricordati che tuo padre arriva alle 8 stasera. Ti sei accorta che Marco non viene a scuola da 3 giorni? Hai visto che cosa è successo? Quindi, come puoi vedere in alcune delle frasi che abbiamo appena letto, il fatto di avere che non implica avere il congiuntivo, assolutamente. Tante volte abbiamo una seconda frase che inizia con che, ma che non richiede il congiuntivo. A volte però possiamo avere delle frasi con cosa che invece richiedono il congiuntivo. Quindi pensa sempre al verbo principale che hai, perché quella è la cosa più importante da notare, perché il verbo principale ti dice se devi usare il congiuntivo oppure no. Ma adesso voglio parlare di alcune regole per i miei studenti avanzati. E infatti voglio parlare del verbo sapere, che è un verbo un po' particolare. Infatti il verbo sapere può essere usato sia col congiuntivo che con l'indicativo. Ora io ti darò delle regole molto generali, ok? Quindi non sono delle regole fisse, però possono aiutare nella scelta. Per esempio, se il verbo sapere è nella forma affermativa al presente, generalmente non usiamo il congiuntivo. Per esempio, so che sei una brava ragazza. So che sei una brava ragazza. Questo ha senso perché è un fatto. Se invece il verbo sapere è nella forma negativa oppure al passato, allora possiamo usare sia l'indicativo che il congiuntivo. La scelta sta a te. Per esempio, non sappiamo quale sia la scelta migliore. Oppure, non sappiamo qual è la scelta migliore. Sapevo dov'eri, ma non ti ho voluto disturbare. Oppure, sapevo dove fossi, ma non ti ho voluto disturbare.
Quindi, come vedi, sia l'indicativo che il congiuntivo sono accettabili. E adesso vediamo una cosa per i miei studenti avanzatissimi. Parliamo del verbo capire. Infatti ci sono alcuni verbi in italiano che, se usati con l'indicativo, hanno una sfumatura di significato, ma quando li usiamo col congiuntivo hanno una sfumatura di significato diversa. Questi verbi sono molto complessi, per questo motivo ho scelto solo un verbo per voi, il verbo capire. Vediamo 2 esempi in contesto per capire meglio. Non capisce che non voglio stare con lei. Non capisce che non voglio stare con lei. In questo caso il verbo capire ha la sfumatura di significato di rendersi conto, accorgersi, quindi lei non si rende conto, non si accorge che non voglio stare con lei. Come puoi vedere, quando il verbo capire ha il significato di rendersi conto, allora usiamo l'indicativo. Ma ora vediamo questa frase. Capisco che tu voglia andartene. Capisco che tu voglia andartene. In questo caso il verbo capire ha la sfumatura di trovare ovvio, trovare naturale. Quindi è ovvio per me che tu voglia andartene. Beh, quando il verbo capire ha il significato di trovare ovvio, trovare naturale, allora usiamo il congiuntivo. Capisco che queste sfumature di significato possano essere un po' complesse, ma se sei uno studente avanzato so che ami questi contenuti. Ora, se questo video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. E non dimenticare anche di iscriverti al mio canale, così che non perderai nessun contenuto futuro. E ricorda anche che io ho una pagina Instagram, Teacher Stefano, dove pubblico sempre tanti contenuti educativi e anche divertenti. Quindi seguimi anche di lì per rimanere aggiornato su tutto. Noi per il video di oggi abbiamo finito e come sempre un abbraccio dall'Italia. Ciao!